Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Spostiamo da fuori il furgone, che io ce l'ho fuori il furgone, candelette, e poi andiamo avanti con questo video. Mi scuso per la faccia, no questa. I progetti per quest'anno sono veramente tanti. Quest'anno ad Arranco dovrò fare tanti lavori, che magari potrebbero essere interessanti anche per voi, per cui se avete interesse magari dopo questo elenco qua potete anche iscrivervi al canale per non perdere questi lavori. Allora, tra cui ci sarà mettere il riscaldamento interno, come avete visto già negli unboxing. Questo andrà in questa zona qua, all'interno del mobile. Se non avete visto andate a guardarli, collegato direttamente al motore. Poi il riscaldatore del motore. Questo è il riscaldatore, ben da 5 kW questa roba qui, non so neanche quanto consumerà, però è veramente interessante, è anche piccolo devo dire. I vari cruscotti, cruscottino, indicatori, contagiri, pannelli solari, con i vari caricabatterie, collegamenti eccetera. Poi ci saranno un po' di modifica alla meccanica anche. Dunque qui c'è un cambio, è un cambio esattamente come quello che ho su, mi servirà per il progetto cambio, solo che non potevo farlo ovviamente col cambio che ho su perché sennò sarei dovuto stare col furgone fermo, pertanto me ne sono comprato un altro, lavorerò su questo qua, anche su questo qua, ma lo vedrete. E qua si parla non di un upgrade semplice, è una cosa veramente importante questa qui, e nell'apposito video spiegherò tutto quanto molto bene. Poi il risparmiatore d'acqua, questo mini accessorietto qua, che vedrete anche prossimamente, è uno dei primi video che vedrete, per raddoppiare la capacità del mio serbatoio delle acque chiare e anche dei vostri se fate la stessa cosa, senza toccare i serbatoi. Praticamente raddoppiate l'acqua o ne consumate la metà, mettete un po' come volete. Questo tutto quanto in previsione del viaggio di fine anno, per cui mi raccomando non perdetevi i video che saranno molto interessanti. Poi ci saranno anche altri video da fare, tipo, adesso vi faccio vedere. E questa cosa qua, qui invece sarà per la parte esterna di Arranco, ma anche questo qua, se siete curiosi, mi raccomando, seguitemi. E poi un altro progetto, che adesso vi porto a far vedere. Qua, come vedete, c'è una bella serie di pezzi di ferro, questo già lo conoscete. Per lei ci saranno delle piccole novità, anche delle grosse novità, delle grosse grasse novità. Come stai? Dai che fra un po' si ritorna per strada. Penso che già immaginate quello che c'è sotto, ma anche questo qui lo scopriremo strada facendo, e questo qui non serve tanto capire cosa c'è sotto, e anche per te c'è qualcosa. E poi praticamente anche a lei ci saranno dei bei lavori importanti che riguarderanno soprattutto il cruscotto, come vedete, che praticamente non c'è più, cioè c'è ma non c'è, cioè ci dovrebbe essere ma non c'è, che schifo. E poi anche per quanto riguarda la carrozzeria e il resto, ma anche per questa roba qui dovrete seguirmi perché ci saranno grandi novità, comprese la pulizia, lucidatura, montaggio dei cerchi giusti, assetto, supporti motore, braccetti, ma freni, un sacco di roba. Ognuno ha le proprie macchine preferite, la mia è questa, è tutta una storia lunga, non so certo che raccontarvela, comunque per me è la mia preferita. E senza contare le cose che dovrò fare alla Punto. Una gloriosa Punto 75, prima serie del 1996. Ben Euro 2, la macchina più moderna che guido. Amichevolmente la chiamo anche la Punto Sparata. E non è sparata perché va veloce, ma proprio perché ha un buco da proiettile sulla portiera posteriore, che adesso io ho ripiegato la Mierino, ma in realtà qui c'era proprio un buco, cose che possono succedere anche a Bolzano. Dunque sarà un anno pieno di lavori e pieni di modifiche, per cui ricordate che se avete interesse basta che vi iscrivete, il pulsante è qua sotto da qualche parte, non è niente di complicato, fate un gran favore al canale e magari crescendo posso fare anche cose più importanti, anche se ce ne saranno già di robe importanti. Dunque, se questo video vi è piaciuto o l'avete trovato interessante lasciate un bel like. Se la prima settimana anche un hype non fa neanche tanto male,
like e poi se volete proprio esagerare iscrivetevi anche al canale. Bene, da me questo qui a fianco al ranco, la X, i 2 cavalli, le altre macchine e la punto sparata è tutto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao! E in teoria questa roba qui non dovrebbe prendere fuoco, come potete vedere. Effettivamente è vero, non prende assolutamente fuoco. Perché essere un nastro di alluminio, all'interno questa qua quanto sembra è abbastanza grossetta. E adesso questo qui vediamo cos'è. Sembra nato apposta per il Bedford. Questo qua è quella cosa che vedete di solito sui tetti dei camper. Questo è il pezzo. Beh, tanto la scatoletta è di un buono spessore e oltretutto c'è l'indicatore di funzionamento. Questa qui è una di quelle staffe dove si mettono i fanali off-road, no? Probabilmente. Allora, io ho visto questi qua, sapevo che erano piccoli, ok? Ma non immaginavo così piccoli. Ah però, cavoli, se ne fa di luce. E questa qua invece è quello per la nebbia. Andranno montati questi fanali qua. Ah però, abbiamo questi belli interruttori. Adesso ne tiriamo fuori qualcuno, decisamente meglio. Ok, dai, quando tu accendi qua si illumina anche il pulsantino, ma magari quello si può anche escludere. Questo qui è un contagiri che adesso tiriamo fuori, giri che nasce anche per le barche praticamente. Questo qua è un bellissimo cruscottino che indica la temperatura con la sonda a immersione che andrà messo in un apposito posto che dopo vi faccio vedere, e qui c'è la tensione della batteria. Quella sonda andrà messo qua dentro e questo qui viene interfacciato direttamente sui tubi. Questo qua invece viene interfacciato nei tubi del radiatore. Ne ho presi 3 di questi qua. Praticamente sono degli indicatori di temperatura che verrà messa qua dentro. Questo qui è un portastrumenti che andrà in un posto particolare del cruscotto, non lo metterò certo sopra come un bullo del quartiere. Questi qua andranno 1, 2, 3 e quello originale del furgone. Apriamo intanto apriamo intanto questo bel sacchettone qua, che voi direte che cos'è questa roba qua? È una staffa, sono delle bocchette, posso anche chiudere. Chiude perfettamente. È un raccordo, questo è anche un bel rubinetto con una bellissima leva a L ovviamente, no? Come vedete c'è già scritto cos'è, non so se riesce a intravedere, c'è un radiatore. Oh, siamo arrivati finalmente all'apertura di questa cosa qua. Questa è tanta roba, questo è il pezzo forte. Allora, tanto dentro questa scatola troviamo un'altra scatola. Ah sì, non vi ho neanche detto quanto mi è costata questa roba qua. Quanta roba che c'è qua.